di brutto! Adesso sì. Tutta, ma porca vacca, tutta maltesta! Cioè, ma c'è una situazione sono quasi 49. William, ma che figata! Su che imbarcazione sono? Questo è un prototipo, è una imbarcazione laboratorio, una delle nostre 5 barche che girano in questo momento. William, CEO di Silence, si può dire Silence. così, che è una startup innovativa, è comunque una SPA, cioè non è un'aziendina, voglio dire, che è nata ieri. Una quarantina di ingegneri Esattamente. che hanno studiato una propulsione innovativa brevettata praticamente in quasi tutto il mondo. Praticamente tutto il mondo. Jet, ma non solo jet, raccontami. È un motore a reazione sostanzialmente, né più né meno come quello che vedete sotto gli ali degli aerei. E sostanzialmente questa barca non sta andando ad elica, sta andando con 2 dei nostri jet. Quali sono i vantaggi di una propulsione del genere, tra l'altro barca 100% elettrica? Questa è una barca full elettrica, infatti. I vantaggi di una propulsione di questo tipo, a parte la reattività che hai potuto sperimentare, ma è la grande efficienza, significa consumare meno energia. Questa tecnologia può essere abbinata anche a propulsioni ibride. Esatto, anche questa barca può diventare un hybrid. Io stupidamente penso che l'elica, che non ha filtri 1 a 1, sposta l'acqua, muove la barca in maniera efficienza 1, cioè 100%, invece no. No, non è così purtroppo, diciamo. L'elica è nata nel 1700, è stata evoluta, ma sostanzialmente è rimasta quella che è rimasta. E l'elica lavora in campo libero, quindi solo più o meno metà dell'energia che diamo all'elica spinge in avanti la barca, il resto è quella scia che vediamo dietro. Mentre con questa tecnologia arriviamo al... Superiamo abbondantemente 0,7. Caspita, quindi un 40% in più di Esatto. efficienza. Abbiamo qua una strumentazione che ci dice i nodi, kilowatt che vengono erogati al motore, i giri e il consumo. Caspita, ma quanto faccio? Cioè l'autonomia, come funziona e anche l'infrastruttura? Allora, l'autonomia dipende ovviamente da quante batterie mettiamo a bordo, ma poi c'è anche un tema di peso, quindi non possiamo eccedere. Questa barca adesso sarà equipaggiata con le batterie a stato solido, una nuova tecnologia che abbiamo portato sul mercato. Ah, che figata, siete tra i primi. Dopo i cinesi siamo i primi al mondo, e questa barca farà tra le 50 e le 60 miglia di autonomia, che sono circa più di 100 km in full electric. Sul Lago Maggiore, per esempio, esistono già 3 colonnine che sono piazzate in punti strategici, quindi uno con un'autonomia come questa di questa barca fa tranquillamente tutto il lago in andare e tornare con una sola ricarica. Però ti chiedo, perché una startup come la vostra punta sul full electric? Ma allora, mettiamolo in questi termini: il full electric è quello che ti dà il massimo di questa tecnologia, ti dà il massimo del silenzio, il massimo della coppia, cioè prima abbiamo fatto una sparata incredibile. Fa accelerazioni incredibili, esattamente. Siamo quasi come un cigarette, diciamo. Ecco, però tu devi immaginare che in questo momento stiamo consumando pochissima energia, ma soprattutto stiamo lasciando 0 emissioni in acqua e nell'aria. C'è una nostra barca che sta girando proprio a Venezia, porta in giro un po' le autorità della zona, proprio per sensibilizzarli sul tema della transizione energetica. Però diciamo che noi, la nostra mission è andare sul grande trasporto, quindi già facciamo traghetti oltre i 24 metri, ne stiamo facendo un altro da 30. Anche perché lì tu prima mi dicevi c'è un grandissimo efficientamento, ovvero i grossi traghetti non possono essere full electric, sì. Ma se montassero il vostro sistema di propulsione? E risparmiamo circa il 30% del carburante. Che non è poco a un livello economico, ma anche di emissioni. È un'enormità, si risparmiano tantissimo sulle emissioni, e poi comunque la nostra tecnologia rispetto a un'elica è anche più silenziosa. Marco, ci stai riportando in porto. Rispetto a una barca con i motori termici, quanto è più facile gestire la coppia per fare le manovre? O magari è più difficile? No, è molto più facile perché gestisci i giri in modo molto più diretto, e quindi tutte le manovre sono banali anche per qualcuno che non è così esperto. Qua davanti abbiamo tutta la parte elettrica, elettronica, non posso far vedere troppo perché, come dicevo prima, è una barca laboratorio, però William, raccontiamo, per adesso la metteremo in carica, le batterie, quanti kilowattora, a quanti kilowatt carica? Qua abbiamo 160 kWh di batterie e riusciamo a ricaricare più o meno oltre i 200-240 le colonnine, quelle fast charge. Quindi il classico 10-80 indice 12 minuti.
Riusciamo sulle colonnine più performanti, riusciamo a farlo in 12 minuti. Ma state lavorando una cosa, cioè mi ha dato un numero che è pazzesco. Abbiamo anche implementato lo standard Mega Charger e quindi ricarichiamo oltre 1 megawatt. Porca vacca, ma quanto è presente questo futuro di questa velocità di ricarica? Ma allora, in questo momento stanno cablando dei corridoi, per esempio tutta la Costa Azzurra da Genova a Saint-Tropez, stanno cablando i laghi in Italia, stanno cablando per esempio tutta l'isola della Sardegna, quindi anche lì sarà un bel navigare. E siamo arrivati in sede Silence. Allora, tutte le migliori startup iniziano da un box, questo è un box grande, tra l'altro si vede che qua c'è il lavoro, c'è del fare, ma quanto sei orgoglioso del tuo primo mezzo? Questo è stata proprio la partenza, la prima barca che è entrata in acqua con un nostro jet, preistoria per noi, ma era il 2019. Sì, ma facevi 0,50 all'ora in 1 secondo e 8 1 secondo e e qualche 8. pilota di Formula 1 nautica si è stupito. Sì, ha detto il mio Formula 1 non fa questo. Tra l'altro questo è proprio una barca da Formula 1 invece. Perché nel team fa parte anche un pilota di Formula 1, ovviamente sull'acqua, poi vi raccontiamo perché. Qua però vediamo il jet, che poi voglio che tu mi spieghi nello spaccato là, sì, ma anche le nuove batterie allo stato solido. Questa batteria è sostanzialmente 150 kWh in poco più di 600 kg di peso. Quindi più o meno un 40% in più di densità energetica rispetto alle batterie, ai polimeri di litio. Qui però c'è anche Davide, che è l'ingegnere del software, che prima dicevi che ci sono 700 algoritmi che lavorano dietro le manovre che facevamo. Esatto, ti confermo, infatti io e la 770, mia squadra... No, ti confermo, parliamo di centinaia di algoritmi, non è vero, quando si parla di sistemi così complessi e così avanzati, poi sulla nautica non si scherza. Non è come per strada che ti puoi fermare le e non onde, il succede vento, niente. un casino se non manovri Esatto. più. William, che è anche capitano, si può dire? Cioè, Certamente, capitano, io perché provo tutte le mie barche, Ok, assolutamente. perché nasce da sempre da una passione, una storia di successo. Che diceva, la barca si vira, però vorrei che virasse di più. Allora tu sei inventato degli algoritmi che usano la propulsione dei 2 motori per far girare la barca. Esatto, allora fondamentalmente tutti quelli che sono gli stazionamenti ormai sono tutti drive by wire, quindi anche lo Anche il sterzo timone. è elettrico fondamentalmente. Quindi quando tu sterzi, in realtà non c'è un rapporto diretto tra lo sterzo e quello che effettivamente è il movimento dei jet. Quindi noi andiamo fondamentalmente a muovere in maniera indipendente i jet, ma non solo da un punto di vista di movimento, ma anche da un punto di vista di potenza propulsiva, per dare anche un comportamento di guida e di dinamica della barca che è completamente diverso rispetto a quello che magari è una barca più tradizionale. Sia una finezza che una velocità di controllo che chiaramente con un propulsore tradizionale non puoi avere. È bravo, cioè naviga bene la barca. Molto bravo Davide. Ma quanti siete? Perché allora, oggi è il 3 gennaio, quindi non c'è nessuno, ma qua in realtà R&D, meccanici, la cosa curiosa. Allora, prima di tutto spiegami come funziona un jet. Uso questo modellino per rappresentarlo. Il jet è composto da 3 elementi fondamentali. C'è quello iniziale che si chiama inlet e dove si intercetta il flusso di acqua in entrata e lo si governa. In particolare si vede che c'è un andamento Che si apre sostanzialmente e serve a rallentare l'acqua. Rallentare l'acqua significa farle aumentare di pressione. Arriva alla parte centrale dove non c'è altro che una pompa che mette ulteriore pressione all'acqua e poi c'è la parte statica, l'ultima parte che è l'ugello, dove attraverso un effetto Venturi vediamo che c'è un restringimento del condotto, trasformiamo, convertiamo la pressione in velocità. Perché tu mi dici non è la differenza di pressione a far andare avanti È la differenza di barca. velocità tra il fluido in ingresso e in uscita. Terzo principio della dinamica, genera un moto in avanti per reazione, infatti questo è un motore a reazione. E quello che dicevo prima, la cosa super interessante è che l'R&D disegna, ma l'R&D monta, cioè disegni, poi officine meccaniche che dal pieno in questo momento ricavano i vari pezzi. Questo si chiama statore, corretto? Sì. Questo invece è, come la possiamo chiamare? Questa è una girante. Girante. Impeller. Questa serve per raddrizzare il flusso di acqua che esce aria, perché mi viene in mente il jet che vola, ma in realtà Il principio è molto stesso. simile al jet dell'aereo, quindi. E quindi gli ingegneri montano e verificano. Esatto. Ora, sì, startup, ma anche SPA, cioè è una società vera, una società che c'è da tempo. E allora ti chiedo,
perché un crowdfunding oggi per entrare sul mercato e per iniziare la produzione? Cioè, qual è la ratio? Allora, in questo momento noi siamo in una fase pre-industriale, cioè tutta la parte di ricerca e sviluppo è terminata, il prodotto c'è, come avete visto, spinge le barche anche in maniera Sì, perché spesso quando si parla di crowdfunding, punto di domanda, ci sono, spariscono, investo e poi... Sì, noi non siamo questo, siamo un'azienda vera, strutturata, siamo un SPA, siamo un team di 45 persone, quasi tutti ingegneri nell'R&D in questo momento. La fase della startup è una fase pre-industriale, adesso servono investimenti molto importanti per avviare la produzione, la parte di produzione. Questi investimenti saranno fatti sostanzialmente da investitori istituzionali con i quali abbiamo già trattative formalizzate in corso, ma noi nasciamo dal crowdfunding e quindi un pezzetto di questo round di raccolta, che è importante, da 30 milioni di euro, l'abbiamo comunque riservato al crowdfunding. Perché chi ci crede può crederci e può metterci un cippino nella vostra società e averne un pezzettino. È una società che è veramente nata, come vedi, in un garage, Ma no? sai Un po' bello, ma esatto, insomma, ma cosa sempre un apprezzo garage. tanto dopo questa chiacchierata di una giornata è che voi avete anche ricevuto offerte dall'estero, dagli Stati Uniti, anche dagli Emirati, È insomma, vero. Middle East. È vero, anche per tanti milioni di euro. Ma volete farlo in Italia? Difendere l'italianità. Perché ci assolutamente. credete? Tra l'altro, tu mi dicevi, si contano sulle dita di una mano gli ingegneri che possono progettare un jet. Perché io quando ti ho visto, la prima cosa che ma perché non l'ha inventato ancora nessuno? Che mi sembra una cosa abbastanza semplice, no? Il jet c'è nell'aria, c'è negli La aerei. fisica che sta dietro questo apparecchio che sembra semplice, sembra 4 semplice, pezzi. ma in realtà è estremamente sofisticata. Quindi questo video è sì per farvi scoprire una nuova tecnologia, un'azienda italiana fighissima, eccetera, eccetera, ma anche, se volete, io tra l'altro l'ho fatto perché lo Grazie. ammetto, sono diventato, si può dire socio? Sei un Si può dire, socio a tutti gli delle effetti. quote? Sei, Ok, quindi- no, delle azioni. Quindi Delle questo azioni. video è solamente per un interesse personale, quindi speriamo che scherzi a parte, anche voi potete mettere un cippino su questa azienda da 1.000 euro. mi Ognuno sembra che è, sia. ognuno è libero, mi raccomando, leggere la documentazione iniziale. Assolutamente, è tutto molto figo e già mi immagino tra diciamo 10 anni Venezia o città così dove molto tutto prima, andrà ragazzi, in rete, molto prima. Io lo spero di cuore. Abbiamo dei contratti, stiamo firmando dei contratti, ne abbiamo già firmati in parte, che diranno che questa evoluzione sarà nei prossimi 2 anni. Finalmente, e speriamo. Grazie William e complimenti per tutto quello che hai messo in piedi per farlo in Italia. Grazie a voi.